Qui ho dell'olio, un grasso. Cosa succede se ci aggiungo del succo d'ananas? Vediamo. Niente. Non pare succedere niente. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ho scoperto che su Instagram, ma anche su YouTube, ci sono un sacco di beauty fashion guru influencer che pubblicizzano prodotti, tè, beveroni e cose varie che dovrebbero bruciare i grassi. Ma anche sui giornali vanno forte le diete e gli alimenti bruciagrassi. L'ananas, per esempio, ecco perché ho provato a fare questo esperimento. I grassi sono ancora qui, vedremo alla fine del filmato. Ecco perché oggi ho deciso di parlarvi della truffa dei prodotti che brucierebbero i grassi. Questa mattina vorrei dedicare veramente un minuto in più a tutti coloro che intendono dimagrire. Vi voglio spiegare nel modo più semplice possibile che io conosco perché non possono esistere dei prodotti che vi bruciano velocemente i grassi nel vostro corpo facendolo dimagrire. Dobbiamo partire dai fondamenti. Quando noi compriamo un cibo, un alimento, possiamo vedere sulla tabella nutrizionale dei valori energetici, le tot calorie, e lo vediamo anche suddiviso in grassi, carboidrati e proteine. Di che cosa stiamo parlando? Beh, andiamo a vedere la definizione di caloria, potete andare anche su Wikipedia a vederla e ho il mio cartello che ho preparato. Allora, una caloria è definita come l'energia necessaria per innalzare di 1 grado Celsius 1 grammo di acqua. Questa è la definizione che ci facciamo andare bene. In realtà le cose sono un po' più precise perché si stabilisce anche da che temperatura deve partire l'acqua e cose di questo genere. Ma va bene. Negli alimenti però si parla normalmente non di calorie ma di chilocalorie. Chilo, voi sapete, è il prefisso che sta a indicare 1000, quindi una chilocaloria sono 1000 calorie e quindi una chilocaloria è in grado di innalzare 1000 grammi, cioè 1 chilo di acqua, 1 litro di 1 grado. Ricordatevelo questo numero. Perché ci interessa la definizione di caloria? Beh, perché quando noi leggiamo sulle tabelle nutrizionali il valore energetico dei vari alimenti, suddivisi in grassi, carboidrati, proteine e così via, beh, stiamo parlando proprio di quelle calorie e noi sappiamo che 1 grammo di grasso contiene 9 chilocalorie. La definizione è generica perché tutti i grassi, indipendentemente dal tipo, hanno lo stesso contenuto energetico. Tutti gli oli, per esempio, parliamo di oli quando abbiamo un grasso che è liquido a temperatura ambiente, ma sono dei grassi. 100% di grassi, quindi non fa nessuna differenza se l'olio è di oliva, di arachidi, di palma e così via. Dal punto di vista energetico non fa assolutamente nessuna differenza. Ma sono grassi anche il burro di cacao contenuto nel cioccolato, lo strutto, il burro, o meglio, il burro è quasi tutto grasso, ma ha anche una certa percentuale di acqua, quindi a parità di peso 100 grammi di burro, ricordatevi che sono meno grassi di 100 grammi di olio. Tra l'altro anni fa una nota marca di olio è stata multata perché pubblicizzava il suo olio come più leggero. Dal punto di vista calorico non ha assolutamente nessun senso. 1 grammo di grassi contengono energia pari a 9 chilocalorie. Ricordatevi che una volta, ma ancora adesso in alcuni casi, i grassi erano usati come combustibile e ancora adesso si utilizza per esempio del biodiesel, che sono praticamente dei grassi, per produrre energia. Quello è il contenuto energetico nei grassi se li bruciamo, letteralmente se gli diamo fuoco. 1 grammo di grasso, dai calcoletti che abbiamo prima, se lo bruciamo è in grado di sviluppare calore sufficiente per innalzare di 1 grado 9 litri di acqua, 9 kg. Un pilastro della scienza moderna è che l'energia non si può né creare dal nulla né distruggere. Ecco il cartello. L'energia non può scomparire. Sappiamo tutti che l'energia non si può creare dal nulla, forse lo impariamo alle scuole elementari o medie, altrimenti non avremmo nessun tipo di problema energetico. Creeremmo energia dal nulla, no? Il moto perpetuo, cose di questo genere. Ma, ed è quello che interessa in questo ragionamento, non può neanche scomparire nel nulla. L'energia deve essere trasformata e in qualche modo utilizzata. Quindi quelle 9 chilocalorie contenute in 1 grammo di grassi, se i grassi vengono bruciati, devono essere utilizzate in qualche modo, perché da qualche parte devono andare. Qualcuno dice, ah beh, ma noi non siamo stufe. Ma col cavolo, dal punto di vista termodinamico, certo che siamo stufe. Se qualcuno
è in grado di dimostrare che i calcoli di termodinamica non sono validi, gli consiglio caldamente di comprare un biglietto aereo per Stoccolma e andare a bussare alla porta per reclamare il premio Nobel, perché è una scoperta da premio Nobel. In realtà tutti questi che cianciano di ma il nostro corpo non è una stufa, le calorie non sono più valide e robe di questo genere, è gente che insomma finisce nei talk show ma non sulle riviste scientifiche, perché li prenderebbero a pernacchie. Se abbiamo questo grammo di grasso che brucia, queste 9 kcal serviranno per scaldare l'ambiente, illuminare e così via. Cosa succede invece se lo bruciamo nel nostro corpo? Nel nostro corpo avviene una vera e propria combustione, anche se senza fiamma, perché si produce acqua e anidride carbonica. Ci sono solo due modi in cui io posso utilizzare l'energia che si libera, che, ripeto, non può scomparire in alcun modo. Il primo modo è fare del lavoro, muoversi, quello che succede in un motore. Il combustibile che brucia serve per far muovere delle macchine. Quindi io posso muovermi, posso andare in palestra, posso fare delle cose, posso arrampicarmi, posso far andare i muscoli, in questo caso compio lavoro, oppure posso utilizzare quell'energia per svolgere altre attività nel mio corpo, posso far avvenire altre reazioni chimiche che hanno bisogno di energia. Però io sto fermo nella poltrona, l'unico altro modo in cui l'energia deve essere utilizzata è trasformarla in calore, cioè innalzare la temperatura. È obbligatorio, non ci sono altri modi. Tutte queste beauty influencer, tutti questi giornali che promettono dimagrimenti miracolosi, tutti questi tè, detox, dimagranti, eccetera, eccetera, promettono normalmente dimagrimenti notevoli. Poi in piccolo sull'etichetta c'è scritto da assumere insieme a una dieta equilibrata e a un sano esercizio fisico. Grazie al cavolo. Ti dicono perdi 5 kg in 7 giorni o cose di questo genere. Risultati che, se fossero veri, sarebbero veramente mirabolanti. Ma la termodinamica non si può ingannare, ve lo spiego semplicemente. Supponiamo di stare in poltrona e mi sorseggio il mio tè dimagrante, detossificante. Supponiamo che mi bruci 10 grammi di grasso. Se brucio 10 grammi di grassi, l'energia che si sviluppa è sufficiente per innalzare di 1 grado 90 kg d'acqua. Ancora una volta, se qualcuno lo vuole contestare, telefoni a Stoccolma. Noi non siamo fatti tutti di acqua, siamo fatti il 70-80% di acqua e d'altra parte non è che pesiamo tutti 90 kg. Facciamo però un discorso medio e generico. Diciamo che quell'energia liberata da questi 10 grammi di grasso bruciato, poiché sono in poltrona fermo, non faccio del lavoro, serviranno per innalzare di 1 grado la mia temperatura corporea. E qui arriviamo alla fine del ragionamento. Tutti questi prodotti però ti promettono dimagrimenti di chili in pochissimi giorni, chili di grasso. Ma stiamo schisci, immaginiamo davvero che esistano questi beveroni, questi tè, che siano davvero efficaci per bruciarmi 100 grammi di grassi. Un etto. Quando uno vuole dimagrire di più. Ma va bene. Questi 100 grammi di grassi che bruciano nel mio corpo liberano un'energia che è in grado di innalzare la temperatura del mio corpo di 10 gradi, obbligatoriamente, perché come dicevo prima, da qualche parte l'energia deve andare. Allora, se noi partiamo da una temperatura corporea media di 36-37 gradi, l'energia liberata da un misero etto di grassi è in grado di portarmi a 46 gradi. E allora io sarei morto, saremmo tutti morti, sarebbero tutte morte quelle che pubblicizzano e bevono queste cose, se questi prodotti funzionassero davvero. Perché? Banalmente perché la termodinamica non si può ingannare. Questa è la migliore dimostrazione che tutti questi prodotti non funzionano, sono delle truffe. Non possono funzionare e meno male, altrimenti sarebbero morte. Attenzione, ci sono delle sostanze che fanno questo, cioè fanno impazzire il metabolismo che a un certo punto si innalza. Una è stata scoperta durante la Prima Guerra Mondiale in una fabbrica di munizioni francese, producevano una sostanza che si chiama dinitrofenolo. Durante la lavorazione avevano notato che alcuni lavoratori si ammalavano, alcuni diventavano magri, molti sono morti. La loro temperatura corporea si innalzava, andava a 41, 42, 43 gradi. Addirittura chi aveva un decorso fulminante moriva e il corpo dopo la morte continuava ad aumentare il proprio calore, perché questa sostanza fa impazzire il metabolismo, che si può
velocizzare anche del 50% e a un certo punto i grassi davvero cominciavano a bruciare, a liberare energia che in qualche modo doveva essere utilizzata e l'unico modo per essere utilizzata era innalzare la temperatura corporea e queste persone morivano. Dopo la prima guerra mondiale questa sostanza è stata studiata e qualcuno negli anni 30 ha immaginato di poterla utilizzare proprio per curare l'obesità, perché si dice vabbè se la teniamo un po' sotto controllo allora la dosiamo bene e le persone cominciano a aumentare il loro metabolismo e a dimagrire. È stata data, è stata sperimentata, alcuni sono morti perché questa sostanza poi veniva utilizzata nei beveroni e nei tè dell'epoca, non era regolamentata. Qualcuno dimagriva, ma tantissimi altri hanno per esempio avuto degli effetti collaterali. In un solo anno per esempio sono diventate cieche 3.600 persone, prima che questa sostanza venisse bandita. Per fortuna questi prodotti, da quello che ho visto, contengono robe che sono assolutamente innocue e inutili. Semi di chia, bucce di limone disidratato, pezzi di ananas secco, sempre per l'idea che no, l'ananas brucia i grassi. Guardate, i grassi sono ancora qua, non li scioglie neppure, ecco, sono ancora qui, si è separato. Una serie di componenti per dare l'idea che questi prodotti siano in qualche modo magici. Periodicamente ci sono dei nuovi prodotti, delle nuove aziende, delle nuove persone che si mettono a pubblicizzare tutte queste sostanze, tutti questi prodotti assolutamente inutili, se non a volte dannosi, però ce ne dimentichiamo. Anni e anni fa c'era Vanna Marchi, i più giovani e le più giovani di voi probabilmente non sanno neanche chi sia. Beh, andate a cercare Vanna Marchi, trovate ancora qualche video su YouTube e vedete, imperversava in televisione, no? Non c'erano i social network allora. Signori attenti! E vendeva prodotti miracolosi urlando, aveva un successo enorme, un po' come le beauty fashion blogger influencer di adesso. In diretta nazionale, 4 linee dimagranti, ho detto 4, per perdere 20 kg, le pagherà tutte e 4 soltanto 150.000! E poi è finita in galera. Ci sono dei modi più sani e assolutamente senza rischi per aumentare il proprio metabolismo un po'. Uno dei più efficaci è muoversi, fare esercizio fisico, andare in palestra, andare a lavorare nei campi. Le bondine non avevano bisogno di prendere dei tè miracolosi e guardate che bella figliola era Silvana Mangano. Quindi se io voglio buttar giù i miei 5 kg di troppo, non ho alternative se non mettermi a fare del lavoro, a consumare energia. Questo è l'unico modo in cui io posso utilizzare e stimolare il corpo a bruciare sì i miei grassi lentamente e pian piano, questa è la parola chiave, il mio corpo consumerà i grassi in eccesso. Quindi, ricapitolando, i prodotti che ti vogliono far bruciare i grassi velocemente non funzionano, quindi non buttate via soldi inutilmente. Ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere, oggi in versione scova fuffa. Ciao!